We've lived in Turin forever. It's our city and we know it well. That's why when Ailimē opened, we were immediately intrigued by its unusual concept. Before we even realized it, we'd found ourselves eating tagliatelle with ragù using chopsticks while sipping sake. On the way home, we kept asking ourselves, how is it possible that these flavors work so well together? Sono Chicca e sono la proprietaria, la cameriera, l'aiuto cuoca, la nonna delle pulizie e la comunicazione di Ailimē. Dining in a ristorante is experiencing the final step of a long journey. But what lies behind the dish? We want to discover it by following the key players in this world, revealing the true essence of their cucina. This is Behind the Mise. Ailimē nasce dall'idea di creare, costruire un ponte tra la cultura giapponese e la cultura italiana. For Chicca, this bridge starts with her Emilian roots and childhood memories. Ragù, prosciutto crudo, balsamic vinegar, parmigiano reggiano. Flavors we can sum up in one word. Umami. The fifth fundamental taste gives a sense of fullness and satisfaction. Umami è un ricordo per me, è un ricordo della mia infanzia, ma possiamo anche dire che è un ricordo di tutti, perché la prima volta che l'essere umano entra in contatto con l'umami è col latte materno. Lì troviamo un concentrato di umami fortissimo e secondo me è per questo che ci emoziona molto quando ci avviciniamo a quel sapore, a quell'odore e a quel gusto. And on the other side of this bridge? That's where Japan comes in. Japanese cuisine also celebrates umami. From fermented soy to dashi, from miso to sake, it's a common thread connecting its dishes. And it's this umami that creates a special connection between two cultures that seem so distant but are so close in their pursuit of deep and satisfying flavors. La cucina giapponese invece da Ailimē è l'altra parte della medaglia, è tutto ciò che io ho imparato nella mia seconda parte di vita, quando ho aperto casualmente una prima bottiglia di sake con la quale ho fatto a pugni, poi però ho fatto pace perché ho trovato dentro a quella cultura del bere le radici e la tradizione del fare le cose con il cuore e con una storia dietro. Quest'estate ho fatto un viaggio in Giappone particolarmente significativo sia per le temperature, per la quantità e la varietà di cibo che mi sono trovato ad affrontare. Diciamo che appunto sulla carta conoscevo quasi tutto, vedere come lavora un'altra cultura è stato veramente, non lo so, un'esperienza che mi ha cambiato un po' dal punto di vista dell'attenzione che si mette alla materia prima e poi quella cosa molto giapponese di scegliere una cosa e di andarci fino in fondo e cercare di farla al meglio possibile. So, little by little, it seems these two cultures are starting to share more than we thought. But let's take a step back. How did Ailimē come to be? Ailimē nasce proprio come un progetto dal basso, è solo immaginazione mia e di Viola, fondamentalmente. Credo che non ci saremmo mai sentite molto a nostro agio in un luogo creato da altri, seppur con le nostre indicazioni. Questo posto è stato dipinto da noi, le sedute sono state fatte da noi, gli sgabelli, i tavolini. Abbiamo bisogno di toccare, di sentire anche la fatica sulle nostre spalle per poter dire l'abbiamo creato noi, con la nostra anima, il nostro cuore, perché poi quella roba lì si sente, inevitabilmente si sente. When Chicca and Viola first imagined Ailimē, they didn't think food would play such a big role. It was supposed to be more of an accompaniment to good battles to share with friends, but they quickly realized something. Ci siamo accorti che le persone venivano qua per mangiare tanto anche. Now let's be honest, some of the dishes on Ailimē's menu are just irresistibili.
The menu is one of a kind. You can order fried tortellini and onigiri, then move on to tagliatelle ragù and ramen. One thing's for sure, the food here is not fusion. L'unione a volte può sembrare agli occhi dei nostri clienti casuale, non lo è, assolutamente. Oltre che è l'unione dei due mondi di Chicca, ma a livello proprio di gusto, è l'umami che tu ritrovi in queste due cucine. Portiamo avanti il concetto del sake, che appunto è una bevanda che allora può essere abbinata tranquillamente anche alla cucina emiliana. Mi piace pensare che le persone che varcano la soglia di Ailimē possano essere libere e quindi essere liberi di viversi questo spazio come meglio credono. Vorrei proprio che questo luogo qua venisse visto come andiamo lì perché chissà che cosa c'è questa volta. Mi piacerebbe molto pensare che i nostri clienti ci vedano non come cameriere, ma persone con le quali relazionarsi per parlare di cultura. Quindi, tornando all'inizio, mi piacerebbe che le persone si sentissero libere di creare uno scambio. And it was while speaking that we realized we knew next to nothing about sake. So we asked Chicca to tell us more. È un punto di unione con la nostra cultura perché è tanto antico quanto il vino e anche tutto ciò che è, diciamo, in contrapposizione invece alla cultura tradizionale italiana, perché noi siamo abituati appunto al vino e quindi ha un sapore anche abbastanza acido, mentre il sake è basico e quindi lavora esattamente in opposto al vino, e quindi è bello avere anche l'antagonista, che poi è il protagonista e in alcuni casi diventa l'antagonista in altri, perché il miglior modo per viversi, diciamo, secondo me l'esperienza da Ailimē è proprio invece avventurarsi nella foresta del sake, perché stupisce soprattutto quando viene consumato durante i pasti, perché non è un distillato ma è un fermentato di riso, e quindi il metodo di produzione fino a un certo punto è molto simile a quello della birra e poi diventa molto simile a quello del vino. Ci sarà un allenamento da fare sulle papille gustative. È un amplificatore di sapore, porta avanti il gusto del cibo per tutto il pasto e amplifica il sapore. Quando siamo invitati magari a cena da un amico si mangia molto bene, ma se arriva sul tavolo 1 o 2 bottiglie di vino molto buono, io sono certa che il ricordo nella nostra mente a distanza di tempo è: quella sera ho bevuto quel vino incredibile, ci portiamo a casa il ricordo di una prima donna, e la prima donna in questo caso è il vino. Ecco, col sake non succede. Col sake può succedere di partecipare a una buona cena, di bere del sake molto buono, e ci porteremo a casa l'esperienza del cibo e del bere insieme. Let's go back to the question. How do these dishes and flavors work so well together? Umami definitely plays a central role, but reflecting on Chicca's words, the atmosphere we experienced and our own impressions, we understood there's a deeper reason. Italian and Japanese cultures never overpowered one another, nor do they merge. They stand side by side, constantly exchanging something. Tutti i puntini si stanno unendo e quindi è una costellazione che sta prendendo forma, che avevo in testa e adesso la sto vedendo. E quindi è forte perché quando tu finisci di fare una cosa, che la vedi realizzata, da lì parte qualcos'altro, e quindi non so cosa partirà, ma